Ciao a tutti, oggi voglio presentare una nuova playlist di Red Pill DIY dal titolo Utility Fai da te. Per farlo vi racconto fatti realmente accaduti che mi hanno indotto a prendere una decisione ardua ma che alla fine si è dimostrata vincente. Sembra una storia costruita, ma vi assicuro che è andata così. Circa 2 anni fa, io e mia moglie avevamo deciso di arredare il nostro giardino. Per farlo ci occorreva tavolo, sedie, panca, lavandino, 2 cancelli, un armadietto e un banco dove riporre gli attrezzi e lavorare, 2 plafoniere per illuminare il gazebo e per finire, essendo un appassionato di barbecue, desideravo un mobile per integrare il mio Weber e tutti i suoi accessori. Purtroppo i preventivi per l'acquisto di tutti questi oggetti erano altissimi e ben al di sopra del budget da noi stabilito. Eravamo delusi e scoraggiati, ma ho deciso di non arrendermi. Avevo bisogno di tutte quelle cose, ma non potevo permettermi di spendere così tanto. Così presi una decisione. Mi sarei costruito tutto da solo con le mie mani, la mia inventiva e la mia creatività. Non sapevo bene da dove cominciare, ma conoscendomi ero convinto che alla fine ce l'avrei fatta. Ho deciso che l'intero progetto doveva costare pochissimo, essere funzionale, robusto e di facile manutenzione. Determinato a non deludere mia moglie né tantomeno me stesso, mi buttai a capofitto in questa nuova avventura. Ho iniziato a cercare materiali di recupero di ogni genere e ho cominciato a costruire i miei mobili da giardino. Devo ammettere che non è stato facile. Ho impiegato molte ore di lavoro, commettendo errori e correggendoli, ma alla fine l'obiettivo era stato raggiunto. E finalmente, dopo qualche mese di duro lavoro, avevamo creato tutti i mobili per il nostro giardino, rispettando ogni punto di quello che avevamo deciso. Infatti, erano composti per la maggior parte da materiali di recupero, erano utili, resistenti e di facile manutenzione, e rifiniti con metodi naturali e antichi ma efficaci, come l'olio e il fuoco. Queste tecniche, oltre a proteggere e indurire il legno, ne esaltano le naturali venature, rendendo anche il legno meno pregiato bello e piacevole al tatto. In conclusione, l'intero progetto era economico, ecologico ed ecosostenibile e mi permetto di dire anche bello ed originale. Ma la soddisfazione più grande è stata vedere amici e parenti meravigliarsi per il mio lavoro. Tutti volevano sapere come avevo fatto. Lì ho capito che forse la mia esperienza poteva essere utile anche ad altri. Spero che la mia storia possa ispirare anche voi a mettervi alla prova e costruirvi da soli quello di cui avete bisogno. Con impegno, inventiva e creatività si possono ottenere risultati straordinari. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi del mio progetto e se credi che il mio lavoro sia interessante, attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi contenuti della playlist dedicata alla costruzione fai da te usando anche materiali di recupero e pochi attrezzi, dove ti mostrerò tutti i dettagli del progetto e proveremo a costruirne altri insieme. Grazie per avermi seguito fino alla fine. Ciao e ci vediamo al prossimo video.